I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. Ciao a tutte e ben ritrovate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi vi propongo un altro progetto davvero molto particolare realizzato con 3 diversi cordini. Ma prima di andare a scoprire tutto quello che ci serve per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Per il progetto di oggi troverete un kit completo su gomitoli.com, sconto 30% nelle date indicate e come al solito potrete scegliere tra le varie combinazioni di colore oltre quelle che vi propongo oggi. Il kit è composto da una rocca di teddy da 500 grammi, questo meraviglioso cordino che ricorda gli orsacchiotti. Io ho scelto questa tonalità sfumata che si sposa bene con le altre 2 rocche. Poi una tinta licra sempre da 500 grammi che è la fettuccia elastica che si lavora veramente molto bene e una rocca da 2,50 di Indalux che ha all'interno il lurex oro. Poi troverete un manico che viene abbinato al teddy che scegliete, nel mio caso vedete è identico, una chiusura a cartella e una base rettangolare 25x10. Come uncinetti utilizzerò il numero 4 per creare il primo giro e il numero 7 per tutto il resto della lavorazione. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. La lavorazione di questo progetto inizia dalla base. Io parto dal lato corto, punto centrale, prendo il cordino in da licra col quale andremo a realizzare tutto il corpo borsa. Quindi faccio un cappietto, parto da questo punto, inizio col primo punto basso, nel frattempo la codina la incastro, quindi facciamo il primo punto basso e solo in questo foro anche il secondo, quindi in questo centrale, in questo e poi in quello nel lato opposto ne facciamo 2 punti bassi. A seguire un solo punto basso per ogni foro. Quindi ho fatto il primo, faccio anche il secondo foro. Nell'angolo invece cosa faccio? Un punto basso, una catenella e nello stesso punto faccio l'altro punto basso e così ho creato l'angolo. Proseguo sempre con un punto basso per ogni foro. Non vi preoccupate se tendenzialmente per questo primo giro il lavoro tende a imbarcarsi, ma nel momento in cui andremo a prendere l'uncinetto corretto che è il numero 7, la lavorazione diventerà perfetta. Quindi io procedo sempre con un punto basso per ogni foro. Vedete poi, siccome è elastico, nel momento in cui la sistemiamo assume la forma corretta. Quindi arriviamo a questo punto, così vi faccio rivedere l'angolo e il punto centrale che avrà solo 2 punti bassi. Eccoci qui nell'altro angolo, quindi rifacciamo la stessa cosa, ovvero maglia bassa, catenella e altra maglia bassa sempre nello stesso foro. Proseguiamo per questi 2, li facciamo singoli, 1 e 2. E qui al centro del lato corto, come abbiamo fatto all'inizio, facciamo 2 punti bassi nello stesso foro. Proseguiamo, 1, un altro singolo e nuovamente l'angolo, maglia bassa, catenella e maglia bassa. Si prosegue con una maglia bassa in ogni foro disponibile, quindi gli unici aumenti, uno qui e uno qui. Completiamo e ci rivediamo qui per vedere come creare il secondo giro. Finito il giro, chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia effettuata.
prendo l'uncinetto numero 7 e adesso, vedete, è un po' imbarcato, ma adesso tutto si risolve. Facciamo una catenella e iniziamo con un giro di maglia bassa in costa, quindi prendendo solo l'asola esterna. Non facciamo più aumenti, ma lavoriamo le maglie che ci ritroviamo sotto, in questo modo. Primo giro un po' più difficoltoso perché i punti sono più piccoli, ma poi vedrete che il lavoro scorrerà tranquillamente. Vi faccio vedere qualche altro punto. Vedete, il lavoro comincia a sistemarsi, quindi facciamo tutto questo giro a maglia bassa in costa e ci rivediamo qui per vedere come proseguire. Ho completato il primo giro, vi faccio vedere, chiudiamo sempre con maglia bassissima ogni giro, catenella e si ricomincia sempre con delle maglie basse in costa. Quindi saranno in totale 15 giri tutto in costa, in maniera tale che le costine che rimangono ci serviranno per poi lavorare il teddy. Ora faccio qui l'angolo e vi faccio vedere girando il lavoro il risultato. Vedete, a me queste costine poi servono per creare il decoro. Io metto il lavoro nel verso giusto, così vi faccio vedere che appunto non si imbarca più il lavoro. Poi man mano che saliamo il lavoro andrà a sistemarsi per bene. Vedete? Quindi in totale, quindi già ho iniziato il secondo, in totale saranno 15 giri appunto basso in coste, quindi ci rivediamo per vedere come creare la seconda parte. Il corpo borsa è completato, in totale ho fatto 15 giri appunto basso in costa per un'altezza di 21 cm. Adesso dobbiamo fare le decorazioni con il cordino teddy e allora io qui ho segnato queste due righe, vedete, dove andiamo a lavorare queste costine 1 e 2 e queste altre due, quindi io adesso ve li faccio vedere come creare la prima e poi le altre vanno eseguite nello stesso modo. Io prendo di nuovo l'uncinetto numero 4, il filato teddy e vi faccio vedere come realizzare quindi questa bordura. Allora, io qui ho messo per capire quale riga, si entra in ogni costina e vado a creare per ogni costina 2 punti bassi, perché questo è più sottile, così lo riempiamo per bene. Quindi magari mi metto in questo modo la prima, la seconda, vedete? Io entro in questa costina la prima, faccio il mio punto basso, entro la seconda volta e faccio il secondo e faccio così su tutte le costine fino alla fine del giro. Vedete? Io poi taglio il filo, una volta che finisco la prima riga, mi riaggancio alla seconda e rifaccio la stessa cosa. Guardate che bello, nel momento in cui faccio anche la seconda viene una striscia un po' più larga. Vi faccio vedere qualche altro passaggio. Quindi vedete, qua c'è una costina, faccio la prima maglia bassa col teddy, faccio anche la seconda e vado in quella seguente. Primo punto basso, secondo punto basso e così via. Vi faccio vedere momentaneamente il risultato. Quando poi vado a fare anche questa, la striscia diventa più grande. Io quando arrivo qui
stacco il filo e riparto un'altra volta su questa riga. Faccio la stessa identica cosa anche in queste due e così completata anche questa parte ci rivediamo per vedere come realizzare la pattina. Ho terminato tutta la decorazione del teddy in tutti e due i lati. Adesso ci dobbiamo occupare di creare la pattina che verrà lavorata col teddy insieme all'Indalux per dargli sia un po' di corposità, perché il teddy da solo verrebbe una pattina troppo molle, e nel frattempo l'Indalux gli dà compattezza ma anche un po' di luce. Quindi io cosa faccio? Intanto ho diviso a metà la mia borsa. Questo è il punto di divisione. Io adesso questo non lo lavoro, da qua in poi fino al penultimo, che in totale sono 25 giri, li vado a lavorare con i due filati assieme. Riprendo come uncinetto il numero 7 col quale abbiamo lavorato il corpo borsa, faccio il mio solito cappietto. Nel mio caso sono 25, ma la cosa più importante è che siccome il teddy si può diciamo confondere come punti, conviene che noi li contiamo per tutti i giri di andata e ritorno, che siano sempre gli stessi, altrimenti la pattina non verrà dritta ma verrà leggermente storta. Quindi questo è il centro, io questo lo salto, vado in quello successivo e inizio a creare dei punti bassi in questo modo. Mi raccomando, contiamoli, così siamo sicuri che per tutta la pattina i punti siano sempre gli stessi, perché adesso la pattina sarà realizzata con delle righe di andata e ritorno sempre uguali. Vedete che bell'effetto? Adesso arriviamo fino a qui e vi faccio vedere come creare il giro di ritorno. Ho creato già il primo giro, quindi arrivato qui, quindi 25esimo punto, faccio una catenella, volto il lavoro e adesso grazie anche all'Indalux riusciamo a intravedere quali sono i punti dove dobbiamo entrare. Ma, ripeto, per togliere ogni dubbio contiamoli in maniera tale che siano 25 o i punti che decidete voi, sempre uguali andata e ritorno. Vedete, io qui ho la traccia dell'Indalux e quindi mi viene semplicissimo trovare i punti e quindi non sbagliare. Faccio qualche altro punto e poi vi dico più o meno dove dobbiamo arrivare per quanto riguarda la misura della pattina. Guardate che bell'effetto. Quindi questa pattina dovrà più o meno arrivare in questa parte. In ogni caso, non appena io la completo, vi dirò esattamente quanti centimetri misurerà. La pattina è completa, misura 16 centimetri, deve poggiare in questo modo. Adesso noi dobbiamo inserire la nostra chiusura a cartella e i manici. Quindi che cosa faccio? Io apro la pattina, mi vado a cercare il mio centro, che è qui, prendo questa parte della chiusura a cartella, io qui la devo un po' allargare in maniera tale da inserire, la devo incastrare. Poi in questo momento io la stringo leggermente con le mani, ma poi questo passaggio dovete stringerlo con una pinza. Poi che cosa facciamo? Io questa la inserisco momentaneamente in questa maniera. Vedete, qua ci sono delle alette che poi andranno sulla nostra lavorazione. Io mi vado a, vedete, cerco di prendere la misura giusta. Chiaramente adesso io l'appoggio solamente per farvi vedere. Poi praticamente, vedete, qui abbiamo le alette, si inserisce la griglia e le alette vanno ad appoggiarsi
praticamente le dobbiamo poi incastrare nella griglia attraverso delle pinze. Fatto questo passaggio, adesso questo non lo completo perché devo prendere perfettamente la misura, dopodiché io qui negli angoli vado a inserire i manici in questo modo, anzi il manico, da questa parte e poi anche da questa, in maniera tale che la nostra borsa è completata. Quindi ci vediamo a borsa finita. Guardate quanto è particolare questa borsa con questo teddy che gira intorno. Io ve la mostro indossata. Secondo me è davvero una bellissima borsa. Io vi ricordo che il kit è in sconto su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date indicate e potete scegliere tra le varie varianti proposte. Io ho realizzato lo stesso progetto però in nero, guardate. Anche questa è una bellissima versione tono su tono. Come misure io ho realizzato 26 in larghezza, 22 in altezza e 10 cm di profondità e ho utilizzato quasi tutta la rocca di Indalicra, ne sono rimasti circa 50 grammi, poi 100 grammi del cordino Teddy e circa 80 grammi del cordino Indalux, quindi siccome li trovate tutte nello stesso kit, quello che vi rimane potete realizzare qualche altro piccolo progetto. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione. And it's only you who could do like that. It's only you who could do like